Cari amici, bentornati a questo nuovo appuntamento dei segreti in pesca. Siamo ad Alcamo Marina per una battuta di pesca spinning dalla spiaggia in compagnia di un grande esperto che andremo a conoscere fra pochi istanti. Il mare ci aspetta, condizioni sembrano essere eccellenti. E allora eccolo qua, Domenico Nuccio, Ciao conosciuto da tutti come Jordi Angler, esperto di spinning. Oggi allora cosa puntiamo? Allora, puntiamo per le spigole maculate. Che è una cosa interessante perché non le abbiamo mai pescate. Proviamo pescheremo... le prime luci, pescheremo con l'attrezzatura medio spinning. Sì. Questa mattina proviamo con delle gommine che ieri abbiamo fatto un piccolo briefing e hanno dato un ottimo risultato. Quindi pescheremo con soft bait e anche hard bait. Sì, sì, certo. E andremo a cercare di vedere qualche cosa che ci può regalare questa meravigliosa spiaggia. Non perdiamo tempo, sono le prime luci dell'alba, il tempo veramente stringe in questo caso. Andiamo. Cominciamo a pescare queste gommine soft bait che facciamo semplicemente rimbalzare e flippare sul fondale. Ieri gli ha garantito qualche cattura, quindi ho visto movimenti lenti, attrezzatura leggerissima, vedete non c'è nulla, ho praticamente in tasca 4 artificiali, due gomme e 2 hard bait, uno per pescare WTD, Walking the Dog, e l'altra un minnow tradizionale piccolino per cercare di avere tutte le opportunità. Pesche non particolarmente grosse, attrezzatura leggera, intrecciato, e possiamo affrontare tranquillamente la spiaggia. Come si vede siamo protetti da dei waders per evitare il più possibile di bagnarsi, visto che può capitare di dover entrare in acqua. È ovvio che in queste situazioni abbiamo la possibilità di incrociare tutto, da piccoli carangidi alle spigole e non con questa attrezzatura, con queste esche, i pesci serra, che però mi dicono non essere ancora arrivati. Adesso la marea è bassa, verso le 7 ci sarà più, giustamente siamo in un orario che non è alba, però se si butta un po' di mare dovrebbero attaccare. Allora abbiamo iniziato a pescare, abbiamo detto, con delle soft bait con cui i giorni passati Jordi ha preso delle spigole maculate, quindi un setup veramente leggero. Questo tip che diametro è? Dobbiamo spiegare passo dopo passo. Allora, stiamo utilizzando dei jig head con dei worm, in questo caso colorazione bianca, sono 2,5 grammi e 4 grammi. Ok, abbiamo montato un intrecciato da quanto? Trecciato 0,14 e un finale del 28. Finale del 28, sì. Perfetto. Due parole sullo stato del mare e sulla marea. Chiaramente stiamo parlando di predatori, quindi la situazione migliore in assoluto è quella verso il culmine di marea, in cui i predatori mediamente sono più attivi. A maggior ragione quando ancora c'è un po' di moto ondoso. Ora stiamo pescando in una situazione che non è assolutamente malvagia, perché abbiamo la marea in salita, fra un paio d'ore avremo il culmine, un fiume che butta fuori, un minimo di moto ondoso. Ci sono 3 fattori positivi. Ora poi bisogna vedere se le spigole reagiscono. Quindi controlliamo lo stato di marea, il livello di marea, e cerchiamo di concentrarci appunto in queste 2 o 3 ore verso il picco e immediatamente successive al picco, in modo che una pescata leggerissima si può concludere in 3 ore e può essere anche molto positiva, lasciando perdere le ore in cui, soprattutto se il mare non è mosso, la marea è bassa e ha preso un pesce. Guarda, è arrivato un pesce, eccola, Ho appena agganciato la prima. Allora abbiamo visto che le gommine funzionano. Dai, una spigola è quello che cercavamo. Perfetto, bravo, complimenti. Presa con i miei bar worm di Casa Rapture, colorazione bianca da sempre all'alba. Sì, andiamo a rilascio? Sì, andiamo a rilascio. Questa è la foce San Bartolomeo. C'è una caduta qua, però c'è molta. Ragazzi, la cacciata la spigola, guardate. Calma. C'è una spigola in caccia.
momenti di eccitazione, spigola in caccia. È giusto che sia così, se no l'emozione va a farsi friggere. È bello anche questo, no? Un punto che ci fa ingresso, che fa l'acqua bassissima Lo vedi. e lo sbocco è lì. Sì, Ci trovo lo sbocco lì. La spigola di solito la inganno o qua, in questa parte che fa la caduta, oppure dall'altra parte, la particella esterna. Questa l'avete vista prendere dal drone, la ripresa dal drone, la prima maculata della giornata. Sempre con l'M-Bar Worm, colorazione bianca. Andiamo al rilascio. Già qualcosina sta uscendo, io spero di prendere la spigola grossa che ho visto qua dentro. Ingannata, maculata. La taglia sta iniziando ad essere più simpatica. Sono qui con Salvatore Floreno, nuovo nel Team Rapture, è venuto a trovarci qui ad Alcamo. Proveremo a insidiare sia le maculate, anche se ci sono i serra, e poi proveremo anche ad andare dalle sue parti a fare un po' di spinning leggero anche dello shore. Andiamo a fare il punto della situazione. Okay. Domenico ha preso 4 spigole e una l'ha slamata, quindi sarebbero 5. Io ho un inseguimento su Walking the Dog. Stiamo pescando praticamente con le stesse esche, quindi queste piccolissime gommine. Adesso Domenico, qual è il segreto, visto che questa trasmissione si chiama I segreti in pesca con i nostri campioni, qual è il tuo approccio per avere, ecco, questa continuità? Perché poi in 20 minuti hai preso un pesce dietro l'altro. Allora, la gommina diciamo ha avuto il suo punto di forza, perché con altre esche sicuramente il cappotto sarebbe stato dietro l'angolo. Sì. Sicuramente. La gommina diciamo ha dato efficacia su queste piccole prede che ci sono al momento. Il trucco non c'è un segreto in particolare, giustamente lo spot io lo conosco abbastanza bene, so che adesso in questo momento si sta buttando un po' di vento, c'è il picco di marea e si attivano. Tutte queste piccole maculate, queste spigole si iniziano ad attivare, quindi il momento proficuo è questo di qua. Poi andare a cercare la buca, avere anche quell'intuito in più, quella fortuna anche, perché nella pesca ci vuole anche un po' di fortuna, no Roberto? Assolutamente. Jig head da 2,5 grammi. Altra curiosità, questo è da 2? Questo è 3 grammi e mezzo. Questo è 3 grammi e mezzo. Lui sta pescando con 2,5. Qual è il risultato, la differenza anche qua tecnicamente? Io sto pescando con un'esca che precipita molto più velocemente sul fondo e va a raccogliere alghe. Di fatto ho sempre pescato con l'esca sporca. Quindi una differenza anche nel jig head può essere significativa. Quindi abbiamo trovato 2 elementi di differenza nella montatura che possono cambiare l'esito di una pescata.
Quindi altro aspetto interessante, mi fa molto piacere questo, al di là di tutto, perché proprio tecnicamente è bello andare ad approfondire questi aspetti. Quindi una testina da 2,5 può farti prendere dei pesci, in altre occasioni può essere esattamente l'inverso. Certo. Mare completamente pulito, questa affonda più velocemente, la fa rimbalzare sul fondo, un fondale pulito, e sei molto più efficace rispetto a un'esca più leggera. Fantastico, guarda, mi piace molto questo approccio. Parliamo un attimino di canne. Siamo chiaramente leggermente sovradimensionati rispetto all'utilizzo delle gommine che abbiamo fatto precedentemente, perché chiaramente dobbiamo cercare di coprire tutte le esigenze di pesca, partendo da un walking the dog, dei crank, dei minnov, esche hard. Ora, nel mio caso sto usando questa Steel Wind medium heavy, una canna che lancia fino a una quarantina, 40 grammi se non sbaglio, 40 grammi, con un Krios 4000. È evidente che per pescarci con le gomme è leggermente pesante, quindi bisogna scendere di livello, ma con 4000, con questo genere di canna, copriamo tantissime esigenze di pesca e non è necessario a volte pescare con queste. Mentre Domenico, stai usando? L'Hellfire è una canna, questa è la 7,28 grammi. 7,28 grammi, il mulinello molto carino, è un Krios anche questo. Sì, questo è il Krios ed è una di misura 3000 e quindi già più bilanciata per esche più piccoline, magari non adatta a lanciare grossi crank in un momento in cui si lanciano grossi walking the dog o per i serra, però comunque sono delle canne versatili, molto con versatili. Due attrezzi del genere noi copriamo tutte le esigenze di pesca in una sessione come stiamo vedendo qui in mare. Va bene, adesso ancora qualche lancio, visto che abbiamo visto delle piccole predate qua davanti, ripeto, pesci piccoli, probabilmente piccole maculate, quindi l'esca è sicuramente sproporzionata, però tentare non nuoce. Poi ci sposteremo in un'altra situazione di pesca, pescheremo con Salvatore, San Vito Lo Capo, situazione da spinning completamente differente rispetto a questa. E allora, cari amici, eccoci qua per la seconda parte di questa nostra pescata spinning siciliana, zona San Vito Lo Capo, scogliera, quindi cambiamo radicalmente ambiente di pesca. Vediamo un attimo se, anche se le condizioni non sono assolutamente perfette, siamo in azione di pesca. Si sta lanciando lontano con questi jig da 30-40 grammi, chiaramente si raggiungono distanze. La profondità davanti a noi è alta, vero? Abbiamo un fondale sui 40 metri a tiro di canna. 40 metri, quindi può arrivare di tutto in queste situazioni. Abbiamo tolto le ancorette dai jig per evitare l'incaglio. Sono stati messi gli assist che ci garantiscono anche una tenuta migliore, appunto, e soprattutto ci evitano gli incagli. C'è tanta mangianza che vedo sotto di noi, si vedono occhiate, si vedono pesciolini. Si spera che un pesce entri nella mangianza a cacciare. Esatto, e quindi la situazione è carina, interessante. Ora magari siamo un po' tardi come orario, sono quasi le 10. Di mare olio. Mare olio, le 10, però noi ci proviamo lo stesso e comunque ci avviciniamo a questa tecnica di pesca molto affascinante, perché in queste situazioni in qualsiasi momento può arrivare una ricciola, può arrivare una leccia, può arrivare una cernia, può arrivare di tutto, insomma. Abbiamo deciso di cambiare spot perché questo non ci ha dato quello che ci aspettavamo. D'altra parte, mare veramente calmo, senza di vento. Abbiamo provato sia con i metal jig che a galla con dei popper, poi con delle gomme. Non è successo niente, pieno di pesci. Ci alleggeriamo un po' e andiamo a provare un altro settore. Dai, proviamo, non ne mordiamo, vai pure. Ci mettiamo su sabbia, proviamo qualche pesce di sabbia, vediamo, tracine, qualcosa con piccoli metal jig. Un bellissimo panorama alle spalle, San Vito Lo Capo.
spiagge già cominciano a essere piene di bagnanti, anche perché oggi è domenica, siamo sul frangiflutti esterno e stiamo pescando con dei metal jig, facendoli strisciare sulla sabbia in attesa che, sperando che venga fuori qualche cosa. Le condizioni non sono ottimali, per un altro c'è questo bel vento che ci rinfresca perché prima faceva veramente caldo e è un'altra situazione di pesca che va sfruttata al meglio, quindi canne, ne abbiamo parlato precedentemente, sono le stesse, intrecciato, abbiamo diminuito il diametro del tip, diminuito le misure dei jig, siamo scesi sui 15-20 grammi, chi con l'assist, chi con l'ancoretta, e ora vediamo se riusciamo a ottenere qualche grufolatore, qualche pesce che ci attacca qui sul fondale. Vai! Che è un po' d'azione. Oh! Saltellando sulla sabbia con un piccolo asamino, slinker 10 grammi, è uscito lui, pesce lucertola, anche di bella taglia. Recupera lentamente a tremarella sul fondo, tracina. Tracina? Questa non la tocchiamo, sempre con il solito asami. Una piccola tracina. Allora la slamiamo direttamente in acqua. Sembra un'altra tracina. Un altro bel lucertola. Certo. Bravo, bello. Sembrano volere solo lui oggi. Adesso sto pescando con un asami Casteran Jig. Utilizzerò sempre la stessa maniera. Saltelli sul fondo, vediamo se premia. E siamo verso la fine di questa bella pescata, San Vitolo Capo, posto stupendo devo dire, e sto vedendo che probabilmente, anzi sicuramente la tecnica di recupero fa la differenza, perché a parità di esca più o meno jig, metal jig, lui ha visto diverse mangiate, ha addirittura strappato su un pesce, io ne ho sentito soltanto uno e l'ho slamato immediatamente dopo il contatto, quindi analizziamo bene il contatto, il modo di recuperare, la velocità di recupero, in modo che questa esca sia resa più viva possibile. Dopodiché chiudiamo questa sessione di pesca, andremo ai saluti perché è arrivato il momento anche di fare qualcos'altro, magari andare a mangiare qualche squisitezza locale. Cari amici, è arrivato il momento dei saluti. Abbiamo passato una bellissima giornata dedicata allo spinning da terra, piede asciutto o quasi asciutto come questa mattina. Un po' di pesci sono stati catturati da Salvatore, da Domenico, da me no, non importa, l'importante era vedere qualche cosa di diverso, di particolare, di bello, da praticabile, di praticabile assolutamente ovunque lungo le nostre coste. Alle nostre spalle vedo degli aquiloni, di che cosa si tratta? Festival degli Aquiloni. Abbiamo alle nostre spalle il Festival degli Aquiloni di San Vitolo Capo, e da San Vitolo Capo, ringraziando Salvatore per essere stato con noi e averci dato dei consigli e fatto vedere come si pesca in queste situazioni. Vi saluto, vi salutiamo e ci vediamo al prossimo appuntamento dei Segreti in Pesca. Ciao!